In this story, you'll learn real life Italian while joining Laura and her family during an evening without power. A warm and simple story, perfect for beginner learners. Ciao, sono Laura. Ieri sera è successa una cosa strana. Erano le 7 e stavamo preparando la cena. All'improvviso, puff, la luce è andata via. Tutto è diventato buio. I bambini, Giulia e Matteo, hanno gridato. Mamma! Papà, che succede? Ho preso una torcia e li ho tranquillizzati. Tranquilli, è solo un blackout. Niente paura. Sicuramente la luce tornerà presto. Per fortuna, abbiamo fatto in tempo a finire di cucinare. Abbiamo acceso alcune candele in cucina. La casa era tutta silenziosa. Niente TV, niente musica, niente luci. Solo noi 4 a cenare insieme. Sembra una cena romantica. Ha detto mio marito. I bambini hanno riso. Dopo cena siamo andati in salotto. Era strano stare sul divano senza la televisione. Matteo ha detto. Sembra un campeggio. Giulia ha riso e ha aggiunto. Facciamo una storia con le ombre? Così abbiamo iniziato a giocare con le mani. Facevamo le ombre sul muro e dovevamo indovinare che animale fosse. Abbiamo fatto un coniglio, un uccello e un'anatra. Dopo un po' non sapevamo più che animali fare. Giulia ha detto. E adesso cosa facciamo? Io ho risposto. Non lo so. Sembra che la luce ci metta tanto a tornare. Papà ci ha guardato e ha detto. Ho un'idea. Perché non facciamo una storia tutti insieme? Io inizio, poi continua la mamma, poi Giulia e poi Matteo. E ha cominciato. C'era una volta un drago che mangiava solo libri. Io ho continuato. Un giorno ha mangiato un libro di cucina. Giulia ha aggiunto. E ha iniziato a cucinare spaghetti per tutti gli animali. Matteo ha concluso. E mentre cucinava, pum! È andata via la luce. Fine della storia. Abbiamo riso tutti come matti. Proprio come noi adesso. Dopo un po' di tempo passato a inventare storie, la luce è tornata. Tutti hanno detto. Oh, no. Non volevano che finisse. Era tardi.
Abbiamo spento le candele e ci siamo dati la buonanotte. E i bambini sono andati a dormire con un sorriso. A volte, senza elettricità, si accendono momenti speciali. Unlock full access to all our stories, exclusive exercises, and special content by becoming a channel member. Plus, your support helps us keep creating more amazing content for you. Join now and take your learning to the next level. Come hanno reagito Giulia e Matteo al blackout? Cosa hanno fatto durante la cena? Chi ha avuto l'idea di inventare una storia tutti insieme? Ciao, sono Laura. Ieri sera è successa una cosa strana. Erano le 7 e stavamo preparando la cena. All'improvviso, puff! La luce è andata via. Tutto è diventato buio. I bambini, Giulia e Matteo, hanno gridato. Mamma! Papà, che succede? Ho preso una torcia e li ho tranquillizzati. Tranquilli, è solo un blackout. Niente paura. Sicuramente la luce tornerà presto. Per fortuna, abbiamo fatto in tempo a finire di cucinare. Abbiamo acceso alcune candele in cucina. La casa era tutta silenziosa. Niente TV, niente musica, niente luci. Solo noi 4 a cenare insieme. Sembra una cena romantica. Ha detto mio marito. I bambini hanno riso. Dopo cena siamo andati in salotto. Era strano stare sul divano senza la televisione. Matteo ha detto: Sembra un campeggio. Giulia ha riso e ha aggiunto: Facciamo una storia con le ombre? Così abbiamo iniziato a giocare con le mani. Facevamo le ombre sul muro e dovevamo indovinare che animale fosse. Abbiamo fatto un coniglio, un uccello e un'anatra. Dopo un po' non sapevamo più che animali fare. Giulia ha detto: E adesso cosa facciamo? Io ho risposto: non lo so. Sembra che la luce ci metta tanto a tornare. Papà ci ha guardato e ha detto: Ho un'idea. Perché non facciamo una storia tutti insieme? Io inizio, poi continua la mamma, poi Giulia e poi Matteo.
E ha cominciato. C'era una volta un drago che mangiava solo libri. Io ho continuato. Un giorno ha mangiato un libro di cucina. Giulia ha aggiunto. E ha iniziato a cucinare spaghetti per tutti gli animali. Matteo ha concluso. E mentre cucinava, pum! È andata via la luce. Fine della storia. Abbiamo riso tutti come matti. Proprio come noi adesso. Dopo un po' di tempo passato a inventare storie, la luce è tornata. Tutti hanno detto. Oh, no. Non volevano che finisse. Era tardi. Abbiamo spento le candele e ci siamo dati la buonanotte. E i bambini sono andati a dormire con un sorriso. A volte, senza elettricità, si accendono momenti speciali.